DaVinci Resolve Green Screen effetto chroma key in meno di 5 minuti. Questo video è pensato per chi è già abbastanza esperto di DaVinci Resolve e vuole semplicemente capire come applicare un chroma key in questo meraviglioso software. Uscirà insieme a una guida molto completa sul green screen dove vi vado a spiegare invece tutti i dettagli, quindi se vi interessano i dettagli, guida completa, ve la linko nella descrizione di questo video. Se volete fare veloci, questo video è quello che fa per voi. Andiamo dentro il nostro DaVinci Resolve, quindi eccoci qua, prendiamo un video con green screen che io ho scaricato da pexels.com e lo andiamo ad applicare alla timeline. Quindi entriamo nella scheda Color perché dobbiamo applicare una sorta di color correction. Andiamo a scegliere lo strumento Qualifier, questo misurino che trovate nella barra degli strumenti qui in alto. Mi raccomando, scegliamo il Qualifier e quindi andiamo a selezionare il Qualifier 3D. Eccolo qui, vedete? Una volta che abbiamo fatto tutto questo, selezioniamo il primo contagocce, quello qui sulla sinistra di questi tre, e andiamo a fare una bella riga sul nostro sfondo, in questa maniera. Già che ci siamo, facciamo anche qualche altra riga, anche dove ci sono sfondi magari con dei colori leggermente diversi, vedete? Non dobbiamo essere troppo precisi, soprattutto se il nostro sfondo è abbastanza omogeneo, perché stiamo dicendo a DaVinci di andare a selezionare, li vedete qui sulla sinistra in basso? Di andare a selezionare diverse tonalità di verde, che poi vogliamo andare a eliminare. Andiamo a verificare a questo punto con l'highlight, con la funzionalità di evidenziatura, di aver selezionato il nostro sfondo verde correttamente. Possiamo anche scegliere l'highlight black and white, bianco e nero, vedete? Vi ricordo che bianca è la parte che teniamo, nera è la parte che escludiamo. Infatti in questo caso noi abbiamo escluso il soggetto e stiamo tenendo soltanto lo sfondo. Come fare il contrario? Beh, semplicemente invertiamo la selezione. Ecco qui, adesso invece stiamo tenendo il soggetto e stiamo nascondendo lo sfondo. Vedete, la funzionalità che abbiamo usato è questa qua, inverti selezione. Possiamo andare a regolare diversi parametri come il soft, ma anche il denoise, clean black, white, blur e ratio per andare a regolare di fino il nostro green screen. In questo caso tutto funziona già abbastanza bene, se non che, come vedete, abbiamo ancora un po' di alone verde intorno al nostro soggetto che andiamo a togliere con la funzionalità Despill. Eccola qua, vedete? Despill, e abbiamo tolto anche l'alone verde. Adesso il nostro video è perfettamente scontornato, guardate che bel risultato che abbiamo ottenuto, solo che dobbiamo andare a dirgli aggiungi la trasparenza, altrimenti si vedrà ancora lo sfondo grigio. La trasparenza la aggiungiamo nei nodi qui sulla destra, con un tasto destro add alpha output e andiamo a collegare i due segni azzurri, vedete, in questa maniera. E adesso il nostro sfondo sarà effettivamente eliminato. Andiamo a vedere di nuovo nella nostra scheda edit se è così, ed è proprio così. Vedete che lo sfondo è perfettamente eliminato, guardate che bel risultato. Non ci resta che andare a prendere un'immagine o un video da mettere dietro alla nostra modella, andiamo a metterlo nella timeline, andiamo ad accorciarlo a dovere, ecco qui, e infine andiamo a scambiarli di posizione perché quello che sta in alto si vede di fronte a quello che sta sotto. In questa maniera dovremmo esserci riusciti. Facciamo play ed ecco qua. Adesso lui sta caricando, eccolo qua, perfetto. Il nostro video è perfettamente riuscito e il nostro effetto green screen è perfetto. Guardate che bello, ve lo faccio rivedere dall'inizio ed ecco qua il nostro effetto green screen. Mi raccomando, andate a seguire la guida completa se preferite invece conoscere il dettaglio del green screen. Noi ci vediamo su ciraulo.me se vi interessa quello che faccio e se volete ancora più Ciraulo. A presto!